Ciao e benvenuti su Miss Biancoara, il canale dell'illuminazione. Credere per vedere. Questo non è un semplice canale legato alla legge di attrazione, legge dell'assunzione, è molto di più. È un canale che tratta la spiritualità finalmente in maniera profonda, chiara e semplice, dove ti insegno a riprendere in mano il tuo potere e manifestare tutto quello che vuoi e ben oltre quello che vuoi. Qui ci sono centinaia di storie di successo di persone che hanno manifestato, stanno manifestando finalmente la vita che desiderano. Vuoi unirti a loro? E allora iscriviti al canale. E sono anche disponibili corsi, consulenze personalizzate, meditazioni, letture energetiche singole, tutti preziosi strumenti che hanno aiutato tutte queste persone a manifestare finalmente ciò che desiderano. Trovi i link di riferimento qui sotto nel box informazioni oppure se scrolli tra i commenti. Non perdere tempo e energie. Vai dritto al sodo e finalmente comprendi come riprendere in mano il tuo potere e manifestare tutto quello che desideri e ben oltre, perché te lo meriti, perché è giunto il momento di investire su se stessi e riscattare tutto il bene e le cose meravigliose che ti meriti. Questo è Miss Biancoala, questa è la mia famiglia. Pace, amore ed energia. E ora al video. L'hai appena detto, eccoci qui in un nuovo video e questo video forse andrà diviso in due parti perché sarà un video lungo, ok? Un video non piacevole per diversi di voi, come io credo anche, ok? Non siano, almeno per quelli nuovi, non per quelli che mi seguono da più tempo, piacevole questo canale, perché io, lo sapete, insegno questo canale come una scuola strutturato, come una scuola dove si è partito 5 anni fa, da elementi di base della spiritualità, non la chiamo neanche legge attrazione, legge assunzione, quello è soltanto un riduttivo, un nomignolo riduttivo umano, della spiritualità, ok, delle leggi divine, ecco come possiamo giustamente chiamarle, perché queste sono, e fino a salire. E già lì la gente tipo, sì vabbè, questo c'è qua 700 video, ma che davvero, io sto cercando la soluzione veloce, te pare che mi posso mettere a vedere 700 video? Ma cioè, neanche me, sì, pure prende appunti, no, anche meno. E io questo lo posso, torno a ripetere, lo capisco perché sono state nelle stesse vostre scarpe. Tutte le vostre obiezioni, ok, i video sono troppo lunghi, è troppa roba, sì vabbè devo riniziare da capo, ma non c'è qualcosa che mi risolve tutto in 5 minuti, cioè, non c'è tipo un idraulico gel che sgorga tutto. C'è stata io. Io sono stata nelle vostre stesse scarpe, cercando situazioni, scusate, cercando soluzioni per situazioni che fossero veloci, che fossero istantanee, cioè, quindi c'è stata. Io giravo, non ho mai nascosto, non ho mai fatto mistero che giravo ore, guardando video su video, centinaia, cercando quella che doveva essere la tecnica giusta, cercando al di fuori di me. Ok, la soluzione al di fuori di me, quando la soluzione, come vi ho sempre insegnato, è dentro di voi. E in questi anni io vi ho spiegato le leggi divine, vi ho spiegato l'ego, vi ho spiegato che cos'è, come aggirarlo, vi ho dato strumenti sia qui sui video che comunque sia mediazioni come la Domina Ego, la PEC per soggiogarlo. Abbiamo avuto bellissime testimonianze di persone che hanno usato questi strumenti per manifestarsi, eventi, persone, circostanze, oggetti, insomma la vita che desideravano. Ok, però capitano anche ovviamente email di questo tipo e quando questo weekend me ne sono trovata e quando li butta fuori eravamo un attimo di, cioè allora è proprio un segno, ok, me ne sono trovate ben tre
di stesso stampo, provenienti da persone differenti, ma di stesso stampo, ho detto va bene, tempo di fare un video, ok? Ora queste 3 email vi daranno materiale su cui riflettere se vorrete sentirlo, perché io te lo dico sempre, se vorrete sentirlo. E ci sarà poi anche una storia di successo che è partita come queste 3 mail, ma poi ha saputo, ok, riprendersi. Quindi andremo ad analizzare queste 3 mail perché sono 3 mail che trattano alla fin fine problemi, situazioni in cui la maggior parte di voi si trova, ok? E io ripeto quello che vi ho sempre detto in questo canale, non vi giudico, sono qua per aiutarvi, sono stata nelle vostre stesse scarpe, conosco le vostre tribolazioni, conosco i vostri desideri, quello che volete, ossia una soluzione subito, istantanea, perché capisco che quando si è in certe situazioni, quando si desiderano certe cose, cioè, però purtroppo, e non è perché, oddio, questo è limitante, oddio, questo è e soluzioni istantanee come un mago, come istantanei come Gesù Cristo, che anche lì sul canale Avanzato abbiamo spiegato tanto la figura del maestro, abbiamo spiegato, ci stanno quando hai raggiunto un certo livello spirituale. Ci stanno, sì, certo, ma quando hai raggiunto un certo livello spirituale. Poi allora le cose vanno al loro posto, poi le cose si manifestano praticamente istantaneamente, ma quando hai raggiunto un certo livello spirituale, quando hai raggiunto una certa maestria nella gestione di te stessa, te stesso e delle leggi divine, ok? Questo, io lo dico sempre, questo non è un canale per imparare a manifestare il fidanzatino, no, questo è un canale per imparare a manifestare la vita che desideri realmente, per manifestare qualsiasi cosa tu desideri, non solo il fidanzatino a scarpetta firmata o il viaggetto o quello che sia, no, per manifestare totalmente la vita che tu neanche tra poco riesci a sognare perché il tuo ego sta lì a dirti è impossibile, è troppo quello che tu desideri. E passiamo a queste 3 email che si somigliano, ok? Ciao Miss, torno dopo un anno. Questa è una situazione comunque in 5 anni mi è capitata diverse volte, ma ritorniamoci, magari per chi è nuovo, ma anche per chi magari mi segue da più tempo, ma ci si può riconoscere, sono sicura che ci si può riconoscere e può trovare soprattutto sostentamento, ispirazione e forse anche qualche risposta, ok? Ciao Miss, torno dopo un anno a scriverti e ammetto che questa email è rimasta in bozze per circa 2 settimane perché non sapevo se era giusto mandartela, non volevo offenderti. Offesa vuol dire giudicare, io non vi giudico. Quello che può succedere, come quando ricevo queste email, è rimanerci male, ma rimango male per voi, perché a me effettivamente non cambia niente, ma rimango male per voi, così come il maestro rimaneva male quando i suoi discepoli non riuscivano a comprendere certe cose, o quando vedeva che appunto intorno a lui c'era soltanto una piccola porzione che riusciva a comprendere il vero messaggio di salvezza che stava insegnando. Forse non ricordi di me, ma sono io vi ricordo tutto e poi tengo questo canale, se non mi sarei manifestata numeroni, cioè, perché a me piace tenere una cosa piccola, quasi, non voglio dire d'elite, no, non voglio dire una cosa di elite, cioè per pochi, così è. Però effettivamente forse è davvero per pochi, perché non tutti, e non è una critica, sono disposti a camminarla questa strada. Cioè magari, e questo è l'ego, lo zampino, si preferisce girare in tondo, in tondo, in tondo, in tondo, in tondo, in tondo, nella speranza che prima o poi esca fuori la pillolina magica, la parolina magica, la tecnichina magica che sbloccherà, invece fare il cammino come ha fatto qualsiasi maestro asceso che ha camminato su questo piano terreno. Forse non ricordi di me, ma sono venuta a richiederti una consulenza perché volevo manifestare indietro il mio ex compagno. Tu mi hai scritto testuali parole. Pensa prima a te, sei tu quella che manifesti, sistema te e tutto si sistemerà di conseguenza. E mi hai consigliato di fare il corso d'ossima. Io ti ho detto che mi serviva solo la consulenza e tu hai acconsentito senza insistere. Al primo ascolto, siccome non dicevi quello che io ora so
il mio al primo ascolto, siccome non dicevi quello che io ora so, il mio so essere forse il mio ego, voleva sentirsi dire ho chiuso tutto e ho smesso di seguirti. Ho seguito altri canali che secondo me, ossia il mio ego, ancora una volta, sembravano più promettenti. E ti capisco. La verità è un bicchiere amaro di veleno, il maestro diceva la verità ti renderà libero, ucciderà il vecchio te e ti renderà libero perché permetterà praticamente finalmente la rinascita come sapete come i rettili che si liberano si liberano della loro vecchia pelle, ecco, ti porterà finalmente a rinascere dalle tue ceneri come una fenice. Ma prima devi berlo quel calice e non è piacevole. Ora io ho un dono, io lo chiamo un dono, ma in realtà è uno sviluppo, è una conseguenza di un'ascensione spirituale elevata. Io vi leggo energie, cioè io vedo una persona, ma non mi serve anche soltanto leggerla, io riesco a percepire le energie. Quando percepisci l'energia di una persona, tu capisci da che cosa è dominata, in che tipo di realtà è immessa e, tra virgolette, come faccio poi nelle letture energetiche, puoi ovviamente profetizzare, puoi dire come un evento andrà, ma questo non vuol dire cioè, oddio sa leggere il futuro, perché sapete che è tutto collassato nel qui e ora. Quello che tu fai è leggere praticamente l'asse, ok, di vibrazioni, di energia dove la persona è immessa, quindi puoi dire quella persona, siccome è con questi credo, sono giocata con questo, in questo modo all'ego, a meno che non ci sia qualcosa, un evento, qualche cosa che la faccia cambiare, quindi la faccia spostare in un'altra realtà, perché viaggiano tutte parallele, allora ecco che si manifesterà quella tale cosa, che è un pochettino quando voi dite io sapevo che sarebbe successo così, io sapevo che sarebbe andata a finire così, sia di voi stessi che magari di un'altra persona. Ma non avete doti di premonizione, sia di oracoli o quello che è che ovviamente si è capaci, leggendo le energie di una persona, a capire se quella persona rimarrà in quella realtà e dunque, cioè, se c'è che ne so, se una macchina, che ne so, corna facendo, gli si rompono i freni, a meno che non intervenga qualcosa, cosa succede? Andrà a sbattere da qualche parte, quindi si dà più o meno una linea di come andrà a finire una cosa. Quindi io dico che vedendo questo di cosa, di di fattore che sta accadendo, so che andrà a finire in questo modo, perché torna bene, viviamo un universo di probabilità, ok? Quindi è come lo diciamo anche in quotidiano, è probabile che finisca così, è probabile che andrà così, è probabile. Quindi quello che io faccio quando vi faccio esempio le letture energetiche, ecco perché vi risultano così azzeccate, è leggervi l'energia in quel momento e ecco perché vi do poi un consiglio. È la stessa cosa, quello, o meglio, l'universo vi regala, perché poi alla fine siamo tutto e uno, basta che, come tutto è uno, è un discorso che è complicato, sembra spiegarlo, ma in realtà è molto semplice, siamo tutti uno. Quindi è facile, se siete sviluppati a livello spirituale, logicamente, e non è soltanto dono di qualcuno in particolare, tutti voi ci potete arrivare, è facile poter dire quella persona se non cambia rotta, se non lo diciamo nel quotidiano, noi anche ci accorgiamo se quella persona non cambia rotta, se quella persona non smette di fare, cioè se io vedo una persona che si ammazza mattina a sera di alcol, è normale, mi verrà da dire finirà male, ma non c'ho delle preveggenza o altro, è perché vedo in che situazioni è messo, in che crede è messo, in che energia è messo, ecco che ti dico, non l'ho visto bene, finirà male se continua così, a meno che non succeda qualche cosa, ok? Quindi io questo faccio e nelle consulenze funziona allo stesso modo, perché quando voi venite a me col vostro problema, quindi vi portate dietro tutta quella serie di credo, di carico karmico, di energia, è normale che io vi dico questo, ma che succede? Spesso e volentieri, siccome siete giocati al vostro ego, voi, o meglio, il vostro ego si vuole sentire dire altro. E soprattutto l'ego non vuole assolutamente perdere potere su di voi e non vuole interferenze, non vuole assolutamente che voi smettiate di farvi del male perché gli serve il vostro nutrimento negativo, gli serve che voi soffriate, è triste dirlo, ma gli serve che voi soffriate, gli serve che voi provate le pene dell'inferno perché ha bisogno di sopravvivere su lì, sopravvive su quello.
Quindi ecco che succede, ecco perché io vi dico sempre, regà, quando ricevete le cose mie, che la consulenza o che sia la meditazione o altro, andate avanti, pure che lì per lì sembrate triggerati, oddio mio, che cazzo sta a di? No, ecco, andate avanti, perché vedete, a forse sentire a un certo punto vi penetrerà la barriera che vi sta mettendo i filtri, che sta mettendo il vostro ego, ossia, ma che cazzo sto a dire, no, è come dico io, no, guarda che se sta sbagliando o altro, e non sbaglio, e non è questione di, ta stai a tirare, no, non sbaglio, alcune volte vorrei sbagliare, no, non sbaglio, vorrei sbagliare, cioè perché alcune volte questa capacità è un bene, altre volte, soprattutto a livello personale, perché vedi quello che è, perché spesso e volentieri non si può fare niente, non si può intervenire, perché è sempre ovviamente l'altra persona che deve fare. Io ti dico, come ti consiglio, cioè, se io ti dico, mo dico una cazzata, dico una cazzata, guarda, non bere la varichina ti fa male, non beve la varichina, però tu vai a casa e ti attacchi al collo dalla varichina, non fate, cioè, ma io che te posso fare? Io te l'ho detto, però che te posso fare? C'è un detto americano che dice non si può condurre un cavallo al fiume, ma non si può forzare a berlo. E io trovo che sia giustissimo. Cioè, puoi dire a una persona, però poi la persona deve, cioè, deve fare da sé. E su questo era molto saggio perché diceva tutto va provato sulla propria pelle, nel bene o nel male. Per essere capito, tutto va provato sulla propria pelle. Quando hai provato sulla tua pelle, allora lì dici, ecco, ecco, come in queste 3 mail. Quindi questa persona cosa ha fatto? Mi ha chiesto la consulenza per il suo ex, io ho tutto analizzato, gli ho detto che doveva innanzitutto lavorare su se stessa perché non che mancava amor proprio di più. Lei si è fatta fare lo stesso la consulenza senza autocorso, quindi si è sentita a posto con se stessa, gli è arrivata la consulenza, gli è rimbalzata, giustamente gli è rimbalzata perché no, cioè, alla fin fine io voglio sentirmi dire quello che mi voglio sentire di, cioè capito? Perché lei come i bambini, cioè frigna, si lamenta, deve essere, batte lì i piedini, deve essere come dico io, deve essere come deve andare, deve essere come dico io, poi sti cazzi se soffri, anzi meglio così, meglio. Dice al primo ascolto, siccome non dicevi quello, vedete, siccome non dicevi quello che io ora so essere il mio ego, che voleva sentirsi dire, ho chiuso tutto, ho smesso di seguirti, questo è il classico, classicone, smesso di seguirti. In pochi mesi sono tornata con lui, non mi pareva vero, ho detto ecco vedi lei aveva torto, ma la felicità è durata un attimo, ho sì manifestato lui, ma peggio di prima ho passato mesi da incubo e in quei mesi eri l'unica a cui pensavo, mi vergognavo a contattarti e chiederti aiuto. Tu me lo avevi offerto, ma io piena di ego e credevo di aver schiacciato lo ho rifiutato. Ma l'ego è subdolo, è normale che l'ego ti fa credere a un certo punto, quando l'ego capisce che tu stai cominciando a risvegliarti, stai cominciando a lavorare su te stessa, le prova tutte, le mette in campo tutte, dal farti guerra o addirittura mi faccio della... Sì, cioè è come... Sapete, avete mai visto i film quelli con gli intrighi, dove praticamente magari il re di corte, il re c'ha il consigliere di corte o il ciambellano, quello che cavolo sia, e sta lì a sussurrare e gli fa dire ma no re, siete voi che avete deciso questo, cioè poi quando c'è il patatacca, ma no re, cioè fa cadere la colpa come se fosse stata un'idea del re, un pensiero del re, una decisione del re quando è stato suggerito, sapete? È stato lì suggerito, bisbigliato, ok, quello che il re doveva, secondo appunto la persona cattivona di turno, fare. Ecco, funziona allo stesso modo. L'ego sta lì a dirti, vabbè, alla fin fine, quando c'è patatacca, è stata un'idea tua. Sì, è mia, no, è che... No, 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 è stata un'idea tua, è stata. E ecco che cosa succede, questo l'ho spiegato in altri video, quando appunto voi cominciate a risvegliarvi, a fare un lavoro su voi stessi, l'ego le mette in campo, come ho appena detto, la qualsiasi, per farvi desistere e farvi ritornare sotto scacco di esso. Ma perché io insisto da 5 anni a dirvi non smollate, soprattutto i primi tempi, non smollate, non smollate, perché appena smollate, vi giuro, regà, perché l'ho fatto io diverse volte. Sempre perché ci sono passata già io, come diceva mia nonna, l'ho provato sulla mia stessa pelle. L'ego torna, no, bomba, peggio, perché della serie ha visto quello che voi stavate facendo, appena avete un attimo fatto un passo indietro, ecco che farò di tutto, metterò in campo qualsiasi cosa affinché tu non provi a risollevare la testa. Tu non cioè, quindi ecco perché le situazioni
È normalissimo che le situazioni sembrano peggiorare, andare peggio di prima. Mi rimanifesto l'ex, è peggio di prima. Se già prima ne andava, adesso mi odia in inferno. Cioè, ok? Poi ci sono dei video dove io ho parlato del problema del manifestare situazioni già passate, già vissute, quindi che vengono con dei debiti karmici, con dei carichi karmici, appunto, poi fu creata la meditazione PEC. Però se voi cercate Miss Biancoale, le energie del passato, Miss Biancoale, posso rimanifestare situazioni del passato, lì ho parlato in lungo e largo del perché è meglio, è sempre una cosa limitante, ma non lo è, non manifestarsi situazioni con persone, eventi, circostanze del passato, ma semplicemente semplicemente per il semplice fatto che quello che voi avete manifestato nel passato l'ha manifestato il vostro vecchio voi, che cozza ora con il vostro nuovo voi, perché ogni volta che voi lavorate su voi stessi fate un passetto in avanti che vi va a distaccare da quello che eravate ieri, e quello che eravate ieri eravate 100% sotto scacco del vostro ego, e quindi manifestavate secondo quello che l'ego decideva. E ecco che quando voi provate a manifestare una situazione che è nel passato, nel vecchio voi, manifestare al vecchio voi, va a peggiorare, perché il nuovo voi che ha cominciato a emergere non ci sta più a quelle situazioni. E ecco che sembrano appunto peggiorare. Perché vanno a peggiorare? Perché il livello di tolleranza che prima c'era, perché eravate totalmente annichiliti, addormentati, e quindi cioè stavate lì a soffrire, ma era un tipo di sofferenza ovattata dall'ego, ok? Adesso che sapete che è vostra responsabilità e sapete che potete ottenere di più, non ci state più. Ecco perché le situazioni sembrano andare a peggiorare. Sempre in mano la consulenza e piango perché tu ci avevi preso. Non ho doti, torno a ripetere, non ho doti di premonizione o sto lì a tirartela, no. Io vi vedo trasparenti, vi vedo quello che vi serve realmente e sto qua per aiutarvi, perché quando vi rivolgete a me vuol dire che vi rivolgete a una persona che voi ritenete in grado di potervi aiutare, ritenete in grado di potervi dare una soluzione, soprattutto ritenete in grado di potervi districare, e dovete seguire, ma non perché so io, perché perché voglio solo il bene vostro, cioè io vorrei tanto, cioè la mia missione è soltanto quella, a farvi capire che sto qua a mettermi a nudo, perché questo faccio. Non mi sono mai risparmiata di raccontarvi sia cose belle che quelle brutte della mia vita, per aiutarvi, per risparmiarvi anche se fosse una stilla del dolore, della tribolazione che ho passato io prima di riuscire ad arrivare a capire certe cose, perché ci sono dovuta arrivare da sola. Non c'avevo qualcuno a cui, ecco, mo gli scrivo, vediamo che soluzione mi può dare, vediamo che consulenza mi può fare. Cioè, ok? Torno qui a chiederti di aiutarmi, ho capito che non esistono soluzioni istantanee, ma ho lavoro da fare e lo voglio fare perché ho sofferto tantissimo e ho toccato il fondo. Ho perso anche il lavoro ed era un lavoro che mi piaceva tanto. L'ego distrugge tutto, distrugge tutto, perché il suo fine è soltanto la distruzione, la divisione, la sofferenza. Su quello campa, punto. Su un regno di terrore, che vi piaccia o no. Voglio il corso autostima, una consulenza, voglio tirarmi fuori da questo casino e soprattutto voglio ora darmi il meglio e non accontentarmi, perché ho capito che metto tutti sul famoso piedistallo come dici tu. Ho ricominciato il canale da capo e mi sento un pochino meglio. Sentire la voce, non lo so, mi fa star meglio. Questo l'ho sempre detto, che nei miei video vi trasmetto un sacco di energia, di supporto. Ti chiedo davvero scusa Giada, scusami, non giudico. Io mi dispiaccio, io quello che provo quando vedo queste mail mi dispiaccio, e anche una forma di rabbia verso l'ego, verso appunto quello che l'ego vi fa fare e in che gironi infernali vi conduce, ok? Ma tutto c'è una soluzione, come vi dico sempre. Anche perché una volta che io vi ho instillato il famoso seme, come il maestro insegnava, quel seme a un certo punto sboccerà, fiorirà. Magari ci vorrà del tempo, ci vorrà un anno come questa persona prima che torni sui suoi passi, ma sono sempre tornati. Cioè, io quelle che chiamo le pecorelle, come il maestro le chiamava le pecorelle, sono sempre tornate. Non a caso nel Vangelo ci sta la famosa cosa del figlio al prodigo, ok? Che andò per la sua strada, si prese la sua parte, andò per la sua strada e poi tornò con la coda in mezzo alle gambe, ma alla fine non fu giudicato, il padre lo riaccolse.
perché dovete provarlo sulla vostra pelle. E una volta che avete provato sulla vostra pelle, anche se sembra tremendo, ok? Capirete. E una volta che avete capito, agirete in un modo diverso, vi comporterete in un modo diverso. Ti chiedo scusa davvero Giada, scusami, puoi aiutarmi? Giuro che questa volta farò quello che dici. Ho pensato, non dovete farlo perché, cioè, voi dovete farlo perché volete stare meglio, perché volete, intendete stare meglio. A me non mi torna, cioè, a me fa piacere vedere poi le storie di successo, però alla fine, cioè, io queste cose ho già risolte, le ho già sistemate e sto qui appunto a aiutarvi. E ho pensato anche alla meditazione Domenech perché faccio fatica, come vedi, a smettere di dargli ascolto. Fammi sapere tu. Io ti abbraccio e ti guardo e ti vedo un po' come una mamma che non c'è da tanto tempo. So che lei avrebbe voluto il bene per me, ma io faccio fatica a darmelo e ci soffro perché mi faccio in quattro per gli altri. Spero di avere presto due notizie con affetto. Questo è proprio un sintomo della mancanza proprio di problemi con le fondamenta del nostro sé che riguarda la meritocrazia, l'autostima, l'immagine che noi abbiamo nostra interna, la capacità, cioè è tutto un problema, ok, con le nostre fondamenta. Se le nostre fondamenta sono traballanti, rovinate, marce, insomma, da ristrutturare, è da noi che dobbiamo ripartire, proprio come io le ho detto, pensa prima a te, sei tu quella che manifesti, sistema tutto e si sistemerà di conseguenza. Però l'ego, tutto questo lo fa passare come sì, vabbè, sì, ciao, sono stronzata, andiamo dritti al sodo, andiamo, ecco, io rifiuto diverse consulenze anche per questo motivo, perché vedo che la persona che arriva a me, io potrei fare gli audio, ma non capirebbero, anzi si triggerebbero ancora di più perché non è quello che il loro ego si vuole sentir dire, ok? E con questa persona abbiamo ripreso a lavorare. Poi c'è quest'altra qua. Ciao Miss, ti scrivo queste mail non per chiedere consiglio, ma per confessarti. Non mi dovete confessare niente, non sono il padre confessore, non vi giudico. Io mi dispiaccio solo, non vi giudico. Ma che vedevo giudicato? Sono stata nelle stesse scarpe vostre. Una cosa che avevo paura di dire da quando ti ho scritto per i corsi. Circa un mese fa. In realtà io ti conosco già da anni e io ho acquistato diverse consulenze in passato con te. Non so se ti ricordi, mi ricordo tutto. Il problema è che mi ricordo tutto. Alcune volte diciamo che il vostro ego vi fa sembrare furbetti che lo mettete di qua e di là, ma io sento che mi mancano dei pezzi e sento che se magari spingo a dire ma mi dici qua, voi tergiversate o no, vabbè, qua. Ma non perché mi voglio fare i cazzi vostri o perché chissà vi voglio giudicare o altro, no, perché sento che mi state omettendo volutamente dei pezzi, che mi state facendo resistenza e quando mi fate resistenza ovviamente vuol dire che siete soggiogati al vostro ego e quindi le mie parole non vi giungeranno, la mia energia non vi arriverà perché è come chiusa, ok, da un muro di gomma, quindi rimbalza indietro, rimbalza. Dice, non so se ti ricordi quelle consulenze. Aspetta, sì, io ti conosco già da anni, ho acquistato diverse consulenze in passato con te. Non so se ti ricordi, quelle consulenze si concentravano sul manifestare un ragazzo che era un mio amico, su cui ero ossessionata praticamente. L'ossessione, anche quello, ne abbiamo parlato in lungo e largo sul canale, c'è un video, uno o due video dove ho parlato del problema dell'ossessione. Anche qui mi avevi avvisata che stavo continuando a manifestare persone narcisiste e che dovevo lavorare duramente su me. Da lì in poi sono sparita, la verità, lo so, la verità vi cuoce. Vi fa di questa che cazzo sta di, vi fa di perché il vostro ego sta a sbagliare o altro. E vi giuro, raga, cioè, io vorrei semplicemente che voi capiste che non voglio il male vostro, ma vi pare che, cioè, alcuni sono venuti nel corso dell'anni a dirmi tu limiti le persone. Come posso limitare le persone quando io vi insegno la parola del maestro che era tutto è possibile? Cioè il mio motto letteralmente è tutto possibile, il mio motto è tutto è possibile, quindi è un controsenso. Quello che faccio è dirti che guarda quella situazione, quella persona, quell'evento che tu vuoi manifestare parte dalla richiesta del tuo ego, perché vuole tenerti in quell'inferno, io faccio solo quello. È una scelta del tuo ego che ti fa credere che sia una tua scelta, ma non è. Come ho fatto prima l'esempio del consigliere che sussurra nell'orecchio del re e gli fa credere che siano parole sue, idee sue. Capite?
Da lì in poi sono sparita e mi sono demoralizzata, non ho mai smesso di seguirti, ma non ho visto e seguito il tutto con l'impegno di prima. Chiaramente però non lavorando più su me e ricadendo in vecchi schemi mentali mi sono attratta a due relazioni, una peggio dell'altra. La prima con una persona controllante e la seconda con una persona che più diversa del mio ideale non poteva essere. Col passare del tempo ho capito che la relazione che volevo col mio amico non era ciò che volevo davvero, non sarebbe stato il tipo di relazione che voglio io. Mi avevi chiamato all'attenzione su questa possibilità in una consulenza, ma io non volevo ascoltare questo punto. E torna a ripetere, io non so a Cassandra la situazione, io non so lì a profetizzare, cioè io vi dico quello che c'è da fare, poi se lo volete fare, fatelo, se non volete farlo, a me non mi cambia, cioè mi dispiace, ma non mi cambia, effettivamente non mi cambia niente. Se volete continuare a stare nella tribolazione perché il vostro ego vi ha convinto che non è tribolazione, va benissimo così, vedete che poi, vedete che è tutto uguale, poi se va a finire peggio. Fateci caso, venite da me con una situazione che sta già brutta, in bilico, vaffanculo, quello che ha detto, fate di testa vostra, secondo il vostro ego andate peggio. Perché peggio? Perché l'ego vuole intimorirvi. Quindi che cosa succede? Ecco perché la maggior parte delle persone poi smollano, perché l'ego ti mette addosso ancora più angoscia, più paura, in modo che tu non possa ritornare, ok, a studiare, a lavorare su te stessa, perché sta lì a dire, oddio, addirittura alcuni pensano che magari hanno aperto qualche vaso di iella, di iettura, seguendo queste cose spirituali, la mia vita è peggiorata e quindi deve essere qualcosa che non dovevo guardare, non dovevo ascoltare, quella mi ha portato lì sfiga e quell'altro non andava fatto, ho offeso qualcuno, cioè, questi sono giochi dell'ego, giochi dell'ego. E ora sono felice che non sia accaduto perché io voglio proprio altro in una relazione e anche una persona. Io lo idealizzavo così come ho continuato a idealizzare le persone, ossia metterle su un piedistallo. Il problema è sempre quello che dimostra problemi con le vostre fondamenta, con la vostra autostima, con la meritocrazia, l'immagine vostra interna e tutto il resto. Mettere le persone avanti a voi, ok? Lo idealizzavo così come ho continuato a idealizzare le persone. Questo perché non davo abbastanza valore a me stessa. Potevo dirtelo dalle prime mail di un mese fa, ma avevo paura, non so perché, temevo ti saresti arrabbiato oppure offesa. E avevo anche paura di passare per quella scema che riappare e che non va da nessuna parte. Assolutamente no, perché la prima scema qua che ha girato, ha fatto i girotondi, regà, per anni, fino a finire in depressione, a fare l'ombrico dentro il letto, che non volevo uscire, la larva umana dentro il letto, non volevo uscire, ma sono sai io. Quindi torno a ripetere, guardate quanto l'ego vi fa credere fischi per fiaschi per un ritorno di esso, per un suo ritorno personale. E non va da nessuna parte, mi sentivo una perdente perché nonostante, è quello che l'ego ti vuole far sentire, perché nonostante io avessi gli strumenti e le conoscenze dei corsi, non avevo fatto niente per avere quello che volevo ed amarmi. Inutile dire che lavorando sui credo ho capito che queste paure, aspettate, dove siamo? Aspetta. Lavorando sui credo ho capito che queste parole erano dettate dal mio ego, non solo perché so che tu non giudichi e in molti video hai raccontato di persone che tornano, ma perché anche i giudizi frutto di credo sono frutto di credo negativi. Volevo dirti questa cosa perché mi sembra giusto sia nei miei confronti che nei tuoi confronti e mi sembrava giusto dirti la verità. Mi ricordo ancora l'ultima consulenza in cui mi avvertivi di quel ragazzo non adatto a me. Ci sono rimasta male e scottata e non ho voluto ascoltare ulteriormente. Poi ho visto le conseguenze dello smollare tutto sulla mia pelle e non è stato piacevole, infatti. Prima i corsi, le meditazioni, le consulenze le facevo col fine di manifestare un tizio. Questo c'è stato un video che ci ho parlato, raga. La maggior parte della gente si fa tutto per l'altro, anche quello, cioè, è proprio una dimostrazione di problemi con il nostro sé interiore. Le persone fanno perché devono, dice, vabbè, ma effettivamente uno sta qua perché uno vuole manifestarsi queste cose, no? Che ci si avvicinerebbe a fare, no, perché devi capire che la chiave sei tu e vuoi quindi sistemare te stessa. Una volta sistemato te stessa, sistema il tuo mondo. È questo che l'ego non vi fa capire.
Potrete avere Tizio, potete avere la casa che voi, potete avere oltre veramente i più sogni, rose che desiderate, una volta sistemate voi stessi. Invece voi pensate a sistemare l'esterno, come diceva il maestro, vi occupate di ciò che è fuori, di ciò che è distaccato, dell'illusione che voi stessi create. Vi occupate dell'illusione, perché è come se voi fotografate qualche cosa, mettete che fotografate un piatto dove ci sta adagiato, che ne so, un toast, però questo toast è messo mezzo male. E voi che cosa fate? Fotografate, invece di sistemare, non vi piace, invece di sistemare il toast e quindi rifare la fotografia, voi passate il vostro tempo a photoshoppare la fotografia affinché si sistemi da solo il toast, ma quando era la cosa più facile sistemare il toast e fare un'altra fotografia, cioè, capite? Voi cercate di intervenire su qualcosa che avete creato voi stessi e su cui sarebbe più facile appunto andare a intervenire dentro se stessi invece che cercare di sistemare qualcosa che è stata già creata. È come una torta che si è bruciata, ok? Invece di tornare a rifarla, ormai si è bruciata, voi ci mettete sopra o zucchero a velo e va, speriamo che vada bene, speriamo che non sentano che è bruciata. Capite? Quindi volete intervenire su qualcosa che è già stato partorito, qualcosa che è stato creato, che è stato selezionato, che è stato sull'illusione stessa, invece di andare alla fonte, perché se l'acqua che bevete è inquinata, dovete andare a vedere alla fonte, perché è la fonte che produce quell'acqua inquinata, quindi è la fonte inquinata e quindi è della fonte che vi dovete occupare, non del prodotto finale, l'acqua che arriva, che ne so, del rubinetto. Andate a vedere la fonte, capite? E, aspetta, non avevo messo, no, allora, non avevo nemmeno trovato dei credo importanti che sto trovando adesso, ne trovo molti, ma erano quelli più superficiali. Ne trovavo molti, ma erano quelli superficiali. Sì, ecco, perché l'ego vi convince che non c'è niente che non va in voi. Perché vi deve convincere che non c'è niente che non va in voi? Perché così continuate a fargli proprio le vacche da mungere. È normale che ti dicono non c'è niente che non va, è tutto a posto. Così tu non ti occupi di te stessa. Sto riprendendo in mano il materiale e come vi ho detto sto lavorando tutti i giorni sui corsi, stavolta per me stessa però, non per qualcun altro. Sì, mi piacerebbe manifestare un ragazzo, come piace a me, come ti dissi un mese fa, ma al momento non è il mio focus. Voglio risanare le mie ferite e riprendermi il mio potere prima giusto. Amen. Finalmente questa è la via giusta. Sto seguendo tutti i tuoi video da capo, prendendo appunti a proposito. E anche se in passato li ho visti diverse volte, sono sempre illuminanti, poi mi sembra di cogliere concetti e cose che prima non coglievo. Ci sono giornate belle toste, però non mollo, anche perché so che è normale e so cosa significano. I filtri dell'ego. L'ego applica dei filtri. Ho centinaia di commenti sotto i video in 5 anni dove le persone dicono: sto video l'ho guardato, ma sta parte non me la ricordavo. Sono tornata dopo mesi, sta parte proprio mi era sfuggita, proprio sto video manco me lo ricordavo. Avevo rimosso dalla mente perché l'ego applica dei filtri. La ripetizione giova, dicevano i latini, la ripetizione giova. Quest'altra email simile, più corta, dice: ciao, cara Giada, scrivo ringraziarti dei video che ogni volta che mi sento persa e disperata mi danno molto fiducia e forza di credere nuovamente in me. Devo risolvere tante cose e mi sono fatta trascinare dalla parte peggiore di me, ossia dal tuo ego. Ma sono sicuro che migliorerà, riascolterò nuovamente tutti i tuoi video e cercherò la forza in me perché c'è. Ti scrivo questo per dirtelo, perché forse mi sento in un momento un po' così e ti consiglio un'amica in certi aspetti. Quindi voi venite da me, mi scaricate questa cosa, a me mi dispiace. E a me neanche sorprende, perché poi ne parleremo nella lettura del 2025. Il 2025 sarà un anno importantissimo. E questo finale di 2024 è proprio l'energia che se usata bene vi permetterà veramente nel 2025 di darci sotto, perché il 2025 è un anno molto molto importante, ne parleremo nella lettura energetica collettiva del 2025, ne parleremo. Vi dico anche già in anteprima che dal 1° dicembre si apriranno le prenotazioni a numero chiuso, poche e tempo limitato. Dal 1° dicembre si apriranno le prenotazioni e si chiuderanno il 31 gennaio per la lettura energetica singola per il 2025 che vi darà la panoramica su che energia, su cosa dovrete lavorare, concentrarvi
nel 2025, che torno a ripetere, è un anno importante. È un anno, quest'anno ho aggiunto anche una carta in più, ho aggiunto, senza cambiare prezzo, rimasto come quello dell'anno scorso. Ero decisa se la faccio, non la faccio perché mi porta un sacco di tempo, ho detto vabbè dai, mettiamo anche una carta in più, mettiamo, quindi quest'anno ulteriore, quindi 12 carte. E quindi dal 1° dicembre. E ora passiamo a un'altra email di una persona con una storia simile, ma che si è fatta un lavoro favoloso. Un lavoro favoloso si è fatta. E andiamo a leggerla. Ok? Magari questa la metto separata. La metto. Perché mi sa che il video questo è diventato già troppo lungo. E video che quanti se lo guarderanno? Perché poi io noto che i miei video, cioè, siccome non c'è scritto tecnica 5 minuti, quello 5 minuti, quello 5 aprono e poi, cioè, chi è nuovo, chi è vecchio, dal canale capisce e segue. Chi è nuovo, sì, vabbè, non c'è data la tecnica in quei 2 minuti e quindi ciao. Però per chi fa piacere